Se ti senti confuso e disperato, non sei solo. Inoltre, c'è qualcosa di potente in questo. Il percorso verso la cura inizia dentro di te, non dall'esterno. Non hai bisogno di cercare a lungo la tranquillità, la forza e l'amore che hai perso. Ci sono già dentro di te e stanno aspettando pazientemente. Oggi iniziamo una giornata tranquilla, ispirata alla saggezza buddista. Ci concentreremo su 10 verità inaspettate che possono raggiungere lentamente il tuo cuore. Non sono solo lezioni, sono una cura per il cuore. Lascia che questo non sia solo un altro video. Trasformalo in un luogo accogliente dove le tue emozioni possono essere accolte. La tua mente può restare e il tuo spirito può respirare. Per questo motivo, chiudi gli occhi, anche se solo per un momento. Prenditi un respiro profondo. Senti, questa è la fase iniziale della cura. Sei valutato per la tua calma, sei valutato per il tuo amore. Sei sotto la pressione di tornare a essere un uomo. Ora iniziamo con la gentile guida del Buddha verso la stilizzazione, il tempio interiore, la compassione e la calma dignità di se stessi. Lezione 1. Tutto si muove. Non c'è nulla di buono. Il dolore ci fa sentire isolati, come se la tristezza non si alzasse mai e il tempo fosse freddo. Tuttavia, questa è la verità che deve essere affrontata in ogni momento della vita. Non c'è nulla che dura per sempre. Forse hai avuto giorni che sembrava non finissero mai, momenti in cui il dolore e la solitudine ti circondavano come una storia e le luci sembravano troppo lontane da raggiungere. Forse ti sei chiesto se questo avrebbe mai finito, se mi fossi sentito pieno di vitalità ma la vita continuava a muoversi. Le stagioni cambiano, i tempi risalgono e falliscono, il sole si alza e si alza. L'impertinenza è fondamentale nelle lezioni del Buddha. Non c'è emozione, dolore, felicità o circostanza che dura per sempre. Quando sbucciamo in dolore è come se ci stessimo colpiti, ma quando l'inverno si scioglie in primavera, anche il tuo dolore cambierà. Il tuo peso attuale sarà presto scomparso. Sarà una ricreazione, non un peso. Anche durante le notti più oscure, devo sorprenderti alla luce del sole al mattino. E così è con il tuo dolore. Ha senso. Questo momento è solo un capitolo della tua vita. Non è la storia di tutta la tua vita. Oggi, ciò che sembra imparabile ti renderà più forte domani. Le sfide ci modellano, ci rafforzano, riempiono la nostra comprensione e ci preparano per un futuro migliore. Pertanto, quando sei preoccupato, ricorda che questo non è per sempre. È solo una piccola onda nel grande oceano della tua vita. Sfida il tempo. Credi che la pace sia vicino. Il cambiamento è l'unica costante. E nel cambiamento c'è la speranza, la cura e il ritorno. La cura non inizia con l'opposizione, ma con la sincerità. La cura inizia tranquillamente quando dici «Sì, questo fa male». Come una piccola fiamma trovata in una stanza scura. Tutte le persone hanno ferite e spesso le nascondiamo. Quando sbattiamo all'interno, smagliamo. Scrolliamo attraverso le schede, facciamo rumore e trasportiamo la forza come un velo. Tuttavia, dietro tutto questo c'è la pace che non può essere riconosciuta, percepita o curata. La saggezza del buddismo ci insegna una cosa semplice: non si curerà mai completamente ciò che non percepiamo. Sempre più ci allontaniamo dalla pace, più ci seguiamo. Cerchiamo di essere riconosciuti, non di distruggerci. Invece di chiedere «Perché sei qui? Sei venuto per una ragione, cosa vuoi che io impari?» Anche se la sua lingua è il silenzio, siediti in pace, ascoltala e lasciala parlare.
La pace non è un nemico per te, piuttosto è un messaggio che una parte di te perduta vuole tornare a casa. Quando le dici spazio e le dai la benvenuta, qualcosa di sacro accade. Inizia a stupire te stesso. La vera forza non è dichiarare che non sei spaventato, piuttosto è accettare che stai cadendo e scegliere di rialzarti. Ogni affondamento costituisce una linea nella tua storia. Ogni pioggia contiene una verità e ogni errore è il luogo in cui la luce della trasformazione può entrare. Non è necessario essere perfetto, piuttosto devi essere vero, perché quando accetti di affondarti, inizi a ricreare la tua solitudine. Lezione 3. La forza dell'autocompassione. La vera cura non inizia quando gli altri ti amano, ma quando ti ami te stesso. In genere trascuriamo le cose più piccole. Un colpo freddo, un'aspettazione esplosiva e una mancanza di riconoscimento. Queste giornate sono il risultato di ciò che abbiamo interiorizzato, non di ciò che gli altri hanno fatto. Dubbio, insicurezza e la dolce domanda: non sono valido. Tuttavia, questa è la pura verità. Non è l'assenza di amore per gli altri che ci affonda di più, ma per noi stessi. Continuiamo a cercare la validazione, sperando che qualcuno ci renda sentire vivi. Tuttavia, ci lasciamo, sconvolti e non amati, mentre continuiamo a perseguire questo obiettivo. Voi stessi, come qualsiasi altro, in tutto l'universo, rispettate il vostro amore e l'affetto. Ha detto Buddha una volta: sincronizzarlo, siete completi, non vi mancano affatto, siete semplicemente assenti. Pensate a come la vostra vita potrebbe cambiare se vi trattaste come qualcuno di valore. Invece di criticare, sorridete ogni mattina. Come sarebbe se i tuoi errori fossero utilizzati come insegnamento invece che come arma personale? E se aspettassi "sono abbastanza" invece di aspettarti l'approvazione degli altri? Sono troppo pieno, non sono cambiato. Questa non è una forma di arroganza, questo è il potere interno. L'amore per se stessi non richiede perdono. Ciò riguarda il riconoscimento. È l'atto calmo di stare con i tuoi sentimenti, mantenere la tendenza e non abbandonare più quando hai bisogno di supporto. Quando impari a amare chi sei, smettere di preoccuparti della solitudine. Basta con la necessità di assicurazione costante. Come iniziare a sviluppare ragioni nel tuo essere? Ragioni profonde e non scindibili. Perché la vera cura non deriva da fonti esterne. Dal momento in cui scegli di stare vicino a te stesso, inizia a fluttuare dentro di te. Quindi, la prossima volta che ti senti esausto e ansioso di dire a qualcuno che ti capirà, pausate, respirate e poi dimmi gentilmente: vi vedo, vi accetto e vi amo. In quel momento comprenderete che avete sempre avuto il tuo compagno più fedele qui con te e che da quel luogo di amore intero nessuna malattia può essere troppo profonda. Lezione 4. La medicina del silenzio. Non sempre è necessario fare di più per curare. A volte richiede azione. Nelle nostre vite veloci continuiamo a perseguire obiettivi, distrazioni e persone, ma raramente ci fermiamo e torniamo avanti. Abbiamo abituato la nostra mente al rumore, non solo quello che ci circonda, ma anche quello che vive dentro di noi. Tuttavia, cosa accade se la carità che stai cercando non è più in movimento, ma continua a essere elegante? Il Buddha ha affermato che una mente disciplinata porta alla felicità. E questa disciplina inizia in silenzio, perché solo quando siamo in silenzio possiamo ascoltare ciò che c'è davvero in noi. Puoi provare questo. Guarda tutto, guarda lontano. Fate cadere il mondo esterno. All'inizio è difficile. Il silenzio può essere straordinario. È possibile che vecchie vincoltà,
pensieri scomparsi e pere nascoste si presentino. Tuttavia, è lì che inizia il cambiamento. Quando smettiamo di essere noi stessi, iniziamo a conoscere noi stessi. È possibile sentire una voce finta all'interno. Non urlare, scrivi, non hai torto. Siete semplicemente preoccupati, torna a te stesso. Questa voce non è la tua autostima. Sta aspettando di ascoltarti sulla sua spiaggia. Non è facile stare in silenzio, ma è sacro. Qualcosa inizia a cambiare mentre lasciate spazio alla passività. Il caos mentale inizia a dissolversi. La tensione all'interno della tua testa inizia a rilassarsi. Iniziate a vedere le cose come sono, non come le dipingono la paura o l'ansietà. E il tuo ambiente interno si raffredda gradualmente. Appare una luce calma in un luogo dove c'era una volta caos. La vera cura inizia qui, non nella ricerca, ma nella sua presenza. Pertanto, prova a fare qualcosa di radicale la prossima volta che la tua vita ti sembra eccessivamente lenta, pesante o veloce. Stop. Respirate. Chiudete gli occhi e entrate gradualmente nel silenzio. Scoprirete che la pazza che avete perso sta aspettando per voi in silenzio lì, in questo luogo tranquillo. Lezione 5. Il momento presente è dove la vita è veramente viva. La vera pazza non si trova correndo verso il futuro o scoprendo il passato. In questo respiro si scopre la pazza. In ogni caso, ci svegliamo con il peso di ieri, anche se ci muoviamo ogni giorno. I nostri pensieri sono ancora legati a risate, ricordi o cose che non possiamo cambiare. Inoltre, siamo affascinati dalle preoccupazioni per il domani durante la notte, piuttosto che riposare. Questo è il tipo di sofferenza che è presente fisicamente, ma che si trova nella mente in un altro luogo. Il Buddha ha insegnato che la vera pazza esiste solo ora. Inoltre, trascorriamo la maggior parte delle nostre vite altrove. A partire da qui, quando commettiamo errori precedenti, riconsideriamo il dolore che abbiamo provato in passato e creiamo problemi che potrebbero sorgere in futuro. Tutto il tempo quando le nostre dita si muovono tranquillamente verso il presente. Tuttavia, considera questo. Posso usare l'ossessione per scrivere di nuovo il passato? Possono le preoccupazioni influenzare il futuro? Ciò che abbiamo è solo numeri. Quando torniamo a ciò che è vero, la cura inizia. Ora puoi sentire il tuo respiro crescere e cadere. È possibile percepire il silenzio, le risate, gli uccelli, il vento e tutto ciò che circonda te. Puoi percepire la tua presenza, non la tua storia, non la tua identità, ma semplicemente esseri. Non è una questione di ignorare il passato o di non vedere il futuro. Si tratta di rinunciare a ciò che è già qui, perché ogni secondo che passa è una parte della tua vita che non tornerà mai. Quando inizi a pensare al presente, la tua mente si rilassa, il tuo cuore si apre e inizi a curare. Questo non è perché la tua vita è diventata più facile, ma perché avete finalmente finito di lasciare andare l'unico posto dove la vita si svolge davvero. Quindi, fai un po' di pausa la prossima volta che pensi a ciò che era o hai paura di ciò che potrebbe essere. Chiedi se sto perdendo ciò che sta succedendo ora. Poi prendete un respiro. Guardate intorno e ditete: sono presente, questo momento è mio e questo è sufficiente. Lezione 6. Esamina le origini della paura. Il Buddha ha insegnato che spesso ci perdiamo. Tutta la paura deriva da una causa. Quando vedi la causa, la sofferenza inizia a svanire. Passiamo a una storia famosa di noi due, non di qualcun altro. Immagina Arjuna. Un giorno a scuola fa un piccolo errore, ma suo padre sbocca davanti a tutti invece di darle una gentile correzione. La gioia esce, la paura scorre, il momento finisce.
Ma c'è qualcosa dentro di lui che non finisce. Gli anni passano. Arjuna finisce la scuola, guadagna denaro e costruisce una vita, ma una onda di ansia inizia ogni volta che qualcuno lo critica, anche solo un po'. Le tue mani tremolano e la tua confidenza è in tensione. Le persone che lo circondano affermano che sei troppo sensibile, ma non vedono il danno lasciato dietro, una ferita che non ha mai riconosciuto, nonostante la cura. Il Buddha ha detto che quando la ruta di un bambino si asciuga, non può crescere. Allo stesso modo, quando ignoriamo la fonte del nostro dolore emozionale, la nostra vita interna può sembrare buona, risate, successi o distrazioni, ma le rute sbattono all'interno. Qual è quindi l'ansia? Più distrazioni e ispirazione positiva. Il numero di persone che veramente sono state curate inizia in stiano. Inizia quando smettiamo di correre e ci chiediamo: quando inizia questo dolore? Per quale motivo questo mi bagnerebbe così profondamente? Possibile che qualcuno ti abbia sbagliato? Forse i tuoi sogni non erano veri. Forse ti sei distratto da te stesso e, invece di affrontare il problema, l'hai fatto in modo sbagliato. Tuttavia, le malattie errate non vaniscono. Si sviluppano in silenzio, aspettando e rispondendo alle nostre azioni. Il Buddha ha insegnato la comprensione e la libertà. La prima lampadina è il tuo cammino verso la pazza, quando si verifica e si chiede qual è la fonte di questo dolore. Non ci sono farmaci, applausi, solo la verità. Inoltre, la verità è l'inizio della liberazione. Lezione 7. Non esibirti in pubblico. C'è una serenità che rovina più persone di piacere rispetto a quello che non si noti, spesso come motivazione, ma lentamente corrompe il nostro senso di valore. Il Buddha ci ha ricordato che apparire te stesso è un desiderio, ma che questo vestito si trasforma in qualcosa di dannoso quando viene nutrito. Ci smantella dall'interno e non ci distrae. In questi giorni, un paio di scroll sono tutto ciò che serve. Ci sono se apri il tuo telefono. Persone che sembrano vivere una vita perfetta. Qualcuno ha paura dell'Alpe, qualcuno è stato promosso, un altro è scoppiato a Bali. Ci sono momenti perfetti in questo mondo, ma misuriamo le nostre vere messe vite contro questo. Inoltre, qualcuno con una voce tranquilla grida: perché non sono io? Cosa ho trascurato? Tuttavia, questa domanda deriva dall'illusione. Quando compatisci il tuo cammino verso un'altra verità, ignori la tua storia, le battaglie che hai combattuto, la distanza che hai percorso e il progresso che hai fatto mentre nessuno ti guardava. Ti dimentichi che ogni cuore è un libro aperto e giudicare il tuo valore da qualcun altro non solo è ingiusto, ma anche pericoloso. La tua vita non dovrebbe seguire una linea temporale. Tuttavia, il tuo sviluppo, il tuo ritmo e le tue scoperte hanno tutti un ritmo coerente. Anche se il Sole e la Luna non competono, le due illuminano il mondo, nel voi anche vi farete brillare. Non prima, non dopo, ma esattamente quando dovrete. Il Buddha disse: non comparire la vostra vita con quella di altri. Il Sole e la Luna non possono essere paragonati. Squillano quando è il momento. Lasciate la verità si rilassare. Avete il vostro tempo, avete la vostra luce. Non siete dietro, siete in viaggio. Quindi oggi fatevi un volo tranquillo. A te stesso non misurerò la mia valutazione contro il cammino di un altro. Onorerò il mio progetto, il mio divertimento. Scelgo la risposta di rispetto per la mia giornata sopra la risentimento per qualcuno d'altro. Perché la pazza inizia quando la comparazione finisce. E una volta che ti sei rilassato dalle rete della comparazione, l'ultimo passo nella cura è forse il più difficile. Imparare a sconfiggerti. Lezione 8. Sconfiggerti
E gli altri? La sconfiggeremo. Non è una malattia, ma un rilascio. Un atto tranquillo e coraggioso che incinera il tuo cuore prima che tocchi quello che ti ha fatto male. Il Buddha lo sapeva bene e l'ha insegnato che la sconfiggeremo non è qualcosa che fai per gli altri prima, ma qualcosa che ti offri a te stesso. Abbiamo tutti portato malattie, momenti in cui qualcuno ha detto o fatto qualcosa che ha tagliato profondamente. Forse era un rilascio o un abbindolamento. E per molti l'istinto è un rilascio al dolore, riprovando la memoria ovunque, aspettando la giustizia o la vengonza. Diciamo che non dimenticheremo mai, non servono, la sconfiggeremo, ma riposiamo per un momento. Alla sconfiggeremo mai, portato pazza vera, l'ha curato. La verità è che la sconfiggeremo è un fuoco che consuma quello che la porta. Più l'attacchi, più pesante diventi. Pensi che ti stai proteggendo, ma in realtà stai solo portando poesia, aspettando che qualcuno altro lo soffra. Il Buddha disse che tenere l'angora è come bevere il poesia e aspettare che qualcuno altro morisse. Questa pericolosità non li punisce, ti punisce ogni giorno in silenzio. La sconfiggeremo non significa erogare l'errore o pretendere che non è mai successo. Significa scegliere di lasciare andare il pesante che ti ha lasciato. Quando ti sconfiggi, non dici che non ti ha fatto male, dici di non portare questo dolore più a lungo. E questo si applica non solo agli altri, ma anche a te stesso. Forse la persona più difficile da sconfiggere è quella che vedi allo specchio, per le scelte che ti pensi, i sogni che non avresti avuto, le parole che vorresti che prendessi in mano. Ma la sconfiggeremo è la porta all'amore. Fino a quando offri la tua compassione, la cura non può iniziare. Oggi prendi un passaggio. Lascia la sconfiggerebbe verso gli altri e verso te stesso, non perché lo descrivano, ma perché tu deserti la pazza. Questo atto di lasciare andare l'intero farà più per il tuo spirito di anni di sofferenza silenziosa. La sconfiggeremo non è un favore, è libertà. E una volta che la do, scoprirai che è il dono più potente che puoi offrire alla tua spiaggia. Lezione 9. Praticare la mentalità. Hai mai sentito mentalmente esausti? Spesso pensiamo alla fatica come qualcosa che l'intero corpo sperimenta dopo un lungo giorno di lavoro o un'attività fisica. Ma oggi la più grande inquietudine che facciamo è la mentale. I nostri pensieri raccolgono uno dopo l'altro senza pausa. Un pensiero si sposta sul regalo di ieri. Un altro si spirala verso la preoccupazione per il domani. E nel caos di tutto ciò perdiamo qualcosa di prezioso, la pazza del momento presente. Il Buddha ci ha mostrato un semplice ma profondo cammino alla pazza, la mentalità. Non si tratta solo di meditazione o di sedersi in silenzio. Si tratta di portare l'attenzione completa a qualsiasi cosa stai facendo. Ogni tasca, non importa quanto è piccola, può diventare un atto di mentalità. Prendi un momento. Come iniziasi il tuo giorno? Sì, la maggior parte di noi raggiungiamo i nostri telefoni il momento in cui ci svegliamo. Scopriamo direttamente il ruolo del mondo esterno. Ma immaginati questo. Cosa se, invece di raggiungere il telefono, semplicemente apri gli occhi e prendi un profondo respiro, sentendo la morbidezza del tuo letto dietro di te. Poi, durante la tua routine di mattina, resti presente. Quando bruschi i tuoi denti, noti i bruscoli del pennello, il sentimento freddo dell'acqua, la freschezza che riempisce la tua bocca. Questi piccoli momenti, quando vivi con la tua consapevolezza, possono portare un grande cambiamento alla tua vita. Il tuo cuore e la tua mente iniziano a congestionare e il giorno inizia con un senso di pazza. L'attenzione raggiunge ogni parte della vita. Quando mangi, asciughi le distrazioni come il tuo telefono o la televisione.
Assaggi il tuo cibo. Valuta ogni morso non soltanto come raffreddamento, ma come un dono, un misto di natura, deforato e di cura. Mangiare con la tua consapevolezza non è soltanto alimentare il tuo corpo, ma anche nutrisce la tua mente. Puoi anche praticare la tua consapevolezza mentre cammini. Camminare senza iniziare. Senti ogni passaggio, il link tra i tuoi piedi e la terra, il ritmo del tuo movimento. Questa semplice pratica non solo rende il tuo corpo più leggero, ma anche raffredda la tua mente. Nel tuo lavoro concentri tua attenzione su una tasca a una volta. Mantieni le distrazioni e dà l'attenzione a ciò che ti si trova davanti. Quando si ingagano completamente, il successo viene naturalmente seguito, non solo perché finisci di più, ma perché ti senti riuscito con ogni tasca che completi. E la consapevolezza può anche cambiare la maniera in cui ci connettiamo con gli altri. La prossima volta che qualcuno ti parla, ascoltalo. Ascoltalo davvero. Non tagliarli e non pianificare la tua risposta mentre parlano. Solo essere completamente presente con le loro parole. Questo unico atto può creare relazioni più profonde e più significative, perché le persone si sentono viste e apprezzate quando ascolti davvero. All'inizio, questo può sembrare un po' inusuale. Le nostre menti sono abituate a correre e essere ovunque a una volta, ma con la pratica di ogni giorno inizierai a sentire un cambiamento. Più sei presente, più la pazza ti accoglie nella tua vita. Tenere in mente che la pazza non è qualcosa da perseguire in luoghi lontani o in grandi sogni. La pazza vive qui, in questo momento, in ogni respiro. Più resti attento, più la tua mente diventa più tranquilla. La vita inizia a sentire più stabile e inizia a conoscerti a livello più profondo. Nel tempo, la pazza scade, i dolori si raffreddano e un forte senso di gratitudine per la vita inizia a crescere all'interno di te. La mentalità ci mostra che ogni momento è sacro. Vivendo completamente nel presente, anche il giorno più ordinario può sentire straordinario. Tratta ogni mattina come un nuovo inizio. Ogni mattina è come una pagina bianca, aspettando di scrivere la tua storia. Ma se continui a scrivere la storia di ieri su quella pagina bianca, come puoi aspettare qualcosa di nuovo a iniziare? Non importa quanto sia doloroso, pesante o pesante il tuo passato. Il sole di oggi cresce senza giudicare chi eri ieri. Semplicemente illumina il cammino avanti, pieno di calma e di possibilità. Quindi inizia ogni giorno con il pensiero di oggi posso diventare nuovo di nuovo. Oggi hai la possibilità di essere più amico, di perdonare, di curare. Oggi puoi riparare una relazione rotta, prendere il primo passaggio verso il tuo sogno o semplicemente benvenuta alla pazienza che è già all'interno di te. Ogni mattina la vita dice soffusamente c'è un'altra possibilità. Tieni il potere per formare il tipo di giorno che vuoi vivere. Lascerai essere regolato da preoccupazione, stress e confusione di nuovo, o lo riempirai con pazza, amore e attenzione. La scelta è la tua, e in quella scelta c'è la tua più grande forza. Ogni giorno porta il potere di un nuovo inizio, ma come spesso ci svegliamo a tenere il peso di ieri, il regalo, gli argomenti, le tasche non finite, o il dolore dal giorno prima. Lasciamo questi sentimenti crescere con noi ogni mattina. Noi seguiamo la nostra routine, lavando i nostri denti, mangiando il caffè e andando al lavoro. Ma all'interno siamo ancora attaccati all'energia di ieri. Ma pensi un attimo, se tu fossi donato una nuova vita ogni mattina, avresti ancora il vecchio dolore, l'angoscia e la tirannia con te. Buddha insegna che ogni mattina è un nuovo inizio. Non è solo un pensiero poetico, è una verità profonda.
Quando ti svegli ogni giorno non ti lasci dormire dietro. Ti stai dando una nuova possibilità di entrare nella tua vita con una nuova consapevolezza. Devi ricordarti che il passato è esattamente questo. Il passato vive solo nella tua ricerca e le ricerche non dovrebbero essere permesse a dimore la luce del momento presente. Quindi prendi un profondo respiro. Chiudi lentamente i tuoi occhi per un momento e lascia andare il ieri. Dici a te stessa: oggi vivo completamente. Lascerò il passato, imparerò a amarmi e troverò la pazza all'interno. Ricordati che la vita non è sempre stessa. Ogni momento porta una possibilità di cambiare. Ogni nuovo giorno è un'altra opportunità di riconoscere chi sei davvero. Conclusione. La verità è che tutto ciò che appare smetterà anche. Ogni storia, ogni dolore e ogni simile. Quando stoppiamo a combattere il cambiamento e iniziamo a muoverci con il cambiamento, sentiamo meno paura. Iniziamo a curare, non perché la vita diventa perfetta, ma perché stoppiamo a aspettare che la vita rimanga la stessa. Se questo messaggio ha toccato il tuo cuore, sappiamo che questo è solo il cominciamento. Ci sono molti più insegnamenti buddistici che possono guidarti verso la pazza, la presenza e la benessere. Iscriviti al nostro canale Il Tempio Interiore e cammina con noi su questa giornata di cura, uno insieme all'altro. E se conosci qualcuno che potrebbe avere bisogno di questo messaggio, oggi condividilo con loro. Ricorda che nulla dura per sempre ed è quello che rende questo momento così speciale.